Ehi gente, benvenuti nel terzo episodio di Vilia. Oggi finiremo gli interni della casa e se mi avanza tempo magari faccio anche la farm delle corna di capra, che così facciamo il negozio per la prossima volta. Detto questo, il server è stato aggiornato alla 1.21.10, quindi come potete vedere adesso le lightning rod di copper si ossidano come tutti gli altri blocchi di copper e questo è un problema perché ne avevo messe anche giù, però intanto mi si è ossidato il resto del rame. Come potete vedere infatti ci sta meglio ossidato ed è così, quello lì ho deciso di lasciarlo non ossidato, va benissimo così. E anche qua fuori si è già ossidato tutto, credo. Sì, ok. Ma questa non è l'unica novità della 1.21.10. Infatti adesso c'è anche il copper golem e tutti gli utensili di copper, vabbè, quello non è un problema, non penso li userò mai, ormai siamo full diamante. Un'altra novità importante della 1.21.10 sono le shelves, che si dovrebbero craftare così, esatto, eccole qua. E bellissimo blocco, adesso quindi ci divertiremo a usarle, ma non per gli interni della casa perché ormai li avevo già preparati senza, quindi resteremo, magari li aggiungo in post, ma vediamo insomma se ci stanno bene o meno. Detto questo, adesso mi prendo i materiali che mi servono, li metto dentro questa shulker e iniziamo a buildare gli interni del piano di sopra. Bene, allora adesso vi faccio vedere un po' come ho pensato gli interni. Allora, qui c'è una piccola anticamera, diciamo, che ti separa dalla zona delle scale e che ti porta poi, vabbè, al piano di sopra, e con una piccola zona panoramica che qui non si vede altro che un pozzo di lava e gli alberi di ciliegio, ma proprio deve avere la render distance bella alta. Poi ho fatto un quadro usando la terracotta glazed, che ci sta, cioè per fare queste cose ci sta, anche perché fare tutte le pareti con questa sarebbe orribile.
Però per fare questi piccoli dettagli tipo quadri, non quadri, ci sta, ci sta. Item frame che non c'entra niente. E poi si passa alla zona delle scale con di nuovo un quadro fatto con la glaze, terracotta e il quarzo e i cartelli, tanto per dare un po' di profondità, un po' di tridimensionalità. Qua un orologio a pendolo, che in realtà questa non doveva essere ossidata, però in realtà non ci sta neanche tanto male ossidata, quindi la lascio così. Mi risparmio un honeycomb e lo lascio così, ci sta bene. Poi c'è questa area studio con un po' di cose, no? Dovrebbero essere ragnatele più che radici queste, però vabbè. E poi uno studio così. Per fare questa cosa con i quadri che in modo che non saltino quando gli metti il vetro davanti, basta mettere le scale dietro al quadro in modo tale che il vetro non faccia questo effetto qui, che si attacca al blocco dietro intero, perché le scale appunto non contano come blocco intero, e quindi metti il quadro, il vetro non si attacca e quindi non fa saltare il quadro, per chi non sapeva questa cosa. E poi qui sopra ho messo del pressure solo per dare un po' di curva, ma in realtà non serve a molto. Qua mi piove dentro. Perché mi piove dentro? Che cavolo? Ah, giusto, vabbè, dopo vi faccio vedere lì. Un quadro che in realtà non ha niente dietro, quindi non importa. Però forse ci stava... Sì, in realtà avrei potuto anche fare un'entrata dietro, ma vabbè, non importa. A separare le stanze ho fatto giusto un paio di banner così, goliardici. Poi qua metterò qualche altro libro appena mi parte un po' la voglia. Poi da qua si va al secondo piano dove c'è un bagno. Qua ho usato Dio non mi viene il nome, la Exposure Copper Bulb, che rimane sempre accesa, quindi è anche comoda da un punto di vista pratico. E qua sì invece che il quadro porta da qualche parte. Non so ancora bene cosa metterci qua, ma vabbè. Da fuori poi qua ho messo librerie per coprire la finestra, e quindi ditemi se sapete cosa potrei mettere qui. Per ora non c'è niente in realtà che ne valga la pena. E poi qua c'è il bagno, un bagno semplice, e ho messo un po' tipo quelli dovrebbero essere, no? Tipo gli asciugamani, quelli che si arrotolano, e non lo so, una sacca di vestiti, non lo so, usate un po' di fantasia. Qua il solito lavandino semplice, ormai da 10 anni di Minecraft che si fanno i lavandini così, specchio tattico, un po' di mensole e il water fatto con l'armor stand che ho reso invisibile in modo che non si veda lì il pixel. Non so se posso riaccedere. No, non riesco a ricliccare. Ah, invece sì. Questa è appunto sempre fatto con la mod del Armor Poser, che serve appunto per gestire più facilmente gli armor stand per fare queste build hack. Quindi gli ho tolto la gravità, l'ho reso invisibile e gli ho tolto la piastrina sotto perché sennò si vedeva da qua. Semplicemente così. Qui c'è un altro passaggio segreto, un po' una rottura aprirlo perché è proprio al millimetro, quindi è un po' complicato. Ecco qua. E che porta a una chest che ho messo qui e a il dietro del bagno, ma in realtà non c'è niente, quindi vabbè. Poi dal bagno si continua a salire e si arriva alla camera da letto, e adesso non serve neanche più dormire, intanto è diventato giorno, dove ho messo in realtà non c'è niente di pratico a parte l'ender chest, è tutto puramente estetico. Il quadro qui, jukebox con i dischi che ho messo qua, queste travi per giustificare l'altezza e per rendere un attimo tutto più, non dico realistico, ma almeno rende un pochettino tutto meno strano, diciamo. Poi una mensola lì, uno scaffale qua, porca miseria, ste scale sono uno psicodramma, e una piccola libreria qua. E poi ho fatto questa specie di, come si può dire, appendino, chiamiamolo così,
quindi l'ho lasciato così, poi lo renderò invisibile questo, appena mi ricordo come si fa, e poi questo puoi anche girare, quindi sì, ci sta, ci sta. E detto questo, con gli interni vi ho fatto vedere tutto. Invece di fare la farm di capre, vi faccio vedere una cosa in creative, un'idea per un minigioco, un minigame nel server, e giusto per capire se l'idea può piacere, se interessa a nessuno, ne vale la pena, non ne vale la pena. E quindi adesso mi sposto nel mio mondo in creative e vi faccio vedere quello di cui vi stavo parlando. Bene, ora siamo nel mondo in creative e vi faccio vedere quello di cui vi stavo parlando prima. Allora, delle mappe di carte di Yu-Gi-Oh! Per appunto creare questo minigame, un po' ovviamente solo col modello OG di carte perché non voglio esagerare a creare effetti di qua, effetti là, metto giusto le carte con un testo corto o che posso accorciare io e che rimanga ancora fedele ovviamente alla carta. E questo è Sogen o Sogen, non lo so, penso sia venuta abbastanza bene, ovviamente mi manca qualche dettaglio nella parte centrale e devo un attimo sistemare bene la carta ancora, ma ovviamente prima voglio sapere se come progetto può piacere o meno come minigioco del server, perché prima di fare 40-80 carte, insomma, mi piacerebbe anche avere un parere, capire se abbia senso farlo o meno. Detto questo, in termini di materiali, finché uso solo tappeti non è poi così dispendioso. Il problema inizia quando inizio a usare la terracotta per fare la parte più scura, le ombre. Quello inizia un po' a essere dispendioso, però se il progetto piace si può fare. Detto questo, fatemi sapere appunto quindi se ne vale la pena o meno. Oltre a questo, e come potete vedere nel lato sinistro, vi ho già spoilerato un po' troppo, vi faccio vedere di che cosa sto parlando. Per chi ha visto il video sa che cos'è, ed è proprio quello, una riproduzione 1 a 1 del cancello di quel video. Esatto, me lo sono stoppato, ci ho messo forse un giorno, un po' meno, per ribuildarlo blocco per blocco. È uscito bene, dai. Certo, se l'avessi fatto io qua, questa roba qua è un po' brutta da vedere, però ci sta, è fedele proprio al video, quindi da quel punto di vista è giusto. Poi qui sopra mi sono dovuto un attimo inventare perché ovviamente non poteva, cioè dal video non si vede un cazzo, quindi ho fatto un po' a caso. Però per il resto è fedele al 100%. E quindi per progetti futuri si può benissimo utilizzare, mettere magari sotto la montagna, fare un po' di lore. Non sono bravo io, però se a qualcuno viene fuori un po' di lore si può usare anche questo. Ebbene, detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video dove faremo lo shop e la farm di corna di capra. E quindi ci vediamo al prossimo episodio.